piacciono le pallotte cacio e ove, eh? Pallotte cacio e ova, Pallotte eggs and cacio e ova. cheese balls. Come ti chiami? Very good, very good. Siamo lieti di avervi ospitato qui a Bolognano nelle giornate di primavera del FAI. We are here in Bolognano, province of Pescara. We are together with Tonino, a native of this village. He is 93 years old in April. Io sono nato il 30 aprile 1930. Ho fatto il militare a Roma, reparto speciale marconista, Stato Maggiore Difesa Forte Braschi Roma. Da Roma sono tornato a Bolognano, sono andato in Venezuela. Io a 23 anni ho emigrato in Venezuela, a Caracas. In Venezuela ho lavorato in stazione di servizio Coce, El Valle, Caracas, Venezuela. Dal Venezuela sono tornato in Italia. Dall'Italia sono andato a Milano, o a Milano in Germania. Sono stato vicino a Dortmund. Da Dortmund sono tornato in Italia. Da là sono andato a Milano. Bolognano prima eravamo quasi 1250 famiglie, insomma, persone, nel centro storico. Adesso sai quanti sono rimasti nel centro storico? 4, 8, 10 persone. Sopra ci sono rimaste 2, 2, 4, 1, 5, 1, 6, 7, 8, 9 e 10, 19 persone. Qua una volta a Bolognano non c'era né televisione né niente, allora c'era una vecchietta, si chiamava Anna Domenica, noi la chiamavamo Sanna Domenica. Ci riunivamo tutti in piazza qua sotto e lei ci raccontava tutto il passato. Dicevo: Tonino, ti devo dire una cosa, qua a Bolognano è stato fondato dai benedettini che venivano da Bologna. Bolognano si diceva che abitavano alla Grotta dei Piccioni. Gli abitanti di Bolognano. Di Bolognano, capito? Bolognano non esisteva. Allora quello vennero alla San Clemente, la chiesa San Clemente, non so se l'avete sentita. La chiesa San Clemente vennero a Bolognano e andarono a Santa Maria del Monte. E da Santa Maria del Monte si stabilirono a Bolognano. I benedettini che venivano. E che là hanno costruito questo paese. Dopo nel 700-800 vennero i Sarraceni dalla Grecia e sbarcarono a Pescara. E da Pescara, fiume, si stabilì, vennero a Bolognano e distrussero quello là, il centro storico, perché quello Bolognano prima che sono due archi, una a destra e una a sinistra, quello era Bolognano. Allora, buonasera a tutti, io sono Dintino Maregrazia, consigliere del Comune di Bolognano con delega all'assessorato alla gentilezza. Una delega che mi è stata data dal sindaco su richiesta di un'associazione di Ivrea che si interessa appunto di gentilezza. Hanno proposto questo progetto di Costruiamo Gentilezza partendo dai bambini per arrivare alla comunità, tutta la comunità. Quindi tutte le manifestazioni che abbiamo fatto in questi anni di amministrazione siamo partiti con i giochi nazionali della gentilezza, abbiamo fatto la giornata dei nuovi nati, ci sono i giochi della gentilezza, la giornata dei nuovi nati, abbiamo individuato dei presidi di gentilezza dove i bambini riescono a fare comunità, a giocare e stare insieme. Lo stesso comune è diventato un presidio di gentilezza e niente, oggi
come benvenuto a tutti coloro che sono venuti qui a Bolognano. Abbiamo donato un piccolo rametto di rosmarino, che è una pianta che cresce spontanea qui nel paese e che di buon augurio per tutti quelli che sono venuti a trovarci oggi. Grazie. We are here in the central square of Bolognano. We are eating these kind of bowls, pallotte, cacio e ova. Eggs and cheese bowls. These are arrosticini, which are skewers. These are pallotte e cacio e ova. Sì, lo so, è tutto un taglio qua. Dai, che Vai, devi fare? vai. E mangia. Vai. Ti piacciono le pallotte cacio e ova, eh? Pallotte cacio e ova. Pallotte Eggs and cacio e ova. cheese bowls. Come si chiama? Very good. Very Sì, good. sì, sì, come quando non... Siamo nel centro storico di Bolognano e ci troviamo a Via di Sopra, all'incrocio con Rua Cantagallo. Anticamente in questa posizione, in questo centro storico, doveva esserci l'ospedale di Bolognano. Ospedale nel senso come luogo in cui si accoglievano i pellegrini. E proprio in questo punto notiamo questa pietra interessantissima, templare, studiata da appunto studiosi locali, e è girata, come vedete. Abbiamo 4 lettere sulla croce VCTX. Questa pietra ha una grande storia collegata al feudo di Cantalupo, che è un castello che si trova tra Bolognano, Musellaro e Tocco da Casauria. Ciao, sono Antonio di Bolognano, sono un fabbro, mi piace lavorare ferro e pietra, e con la pietra del fiume realizzo gli animali. In pratica le mucche, questa qua è un lupo, dopo con la cravatta, cioè, riesco a fare degli animali. Questo viene incravattato con il ferro battuto. Ci faccio gli animali, per esempio un cinghiale che ora vi faccio vedere. Allora, questo qua è pure Joseph Beuys, eccolo qua,
che sta seduto sopra un divano e con, vedi, questi sono tutti gli utensili fatti già, questo, vedi, con il chiodo sempre vecchio. Quindi voi avete una sorta di venerazione per Boyce. You have a sort of veneration to Boyce. Sì, perché è stato qua a Bolognano e quindi io ero piccolo ma l'ho visto. L'ho visto. È stato qua, sì, conosciuto. Thank you very much, Antonio. Ok, grazie a tutti. Ok, thanks. Ciao. Siamo nei pressi della chiesa di Santa Maria Entroterra, qui nel centro storico di Bolognano del XIII secolo. Una delle particolarità esterne della chiesa è lo spigolo. Come vedete è smussato ma fino a una certa altezza ed è stato lavorato e non si riusciva a comprendere le motivazioni. Dalle vecchie mappe di Bolognano si è capito che le vecchie costruzioni dell'abitato di Bolognano arrivavano praticamente dove mi trovo io, per cui la carrozza del barone o del proprietario terriero di Bolognano doveva passare in questo punto e questo smusso era per allargare in quel punto l'accesso alla casa baronale. Ci troviamo di fronte a una riproduzione di un quadro di Francesco Paolo Michetti, che è originario di Tocco da Casauria, un paese a solo 5 km da Bolognano. Questo quadro, realizzato nel 1873, ha la particolarità di rappresentare una porzione della Valle dell'Orta. In particolare quel roccione che si vede sul quadro, che i bolognanesi hanno sempre chiamato da immemore tempo il scoccione di Michetti, è magistralmente rappresentato dalla natura sulla parete rocciosa che vediamo da questa finestra che dà e guarda la Valle dell'Orta. E praticamente questo quadro, se lo si vede attentamente, oltre al coccione di Michetti, vediamo alla sua destra vediamo una cascata d'acqua. Siccome sappiamo per certo che Michetti era un bravo fotografo, lui usava a fotografare i soggetti che poi rappresentava. In questo modo ha fotografato sicuramente la cisterna di Bolognano, che è una cascata meravigliosa che si trova a solo 400-500 metri da dove stiamo parlando, e l'ha rappresentato a fianco del famoso coccione di Michetti. Questa installazione, chiamiamola così, è stata realizzata dall'Archeo Club Vade del Ceraso di Bolognano qualche anno fa, proprio per mettere in risalto la natura con l'arte. Bolognano è il paese della natura nell'arte. Che hai cantato? Ah, Che hai cantato? Marina, 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 ti voglio più presto sposare. Oh mia bella mora, non mi lasciare, non mi devi dominare. Oh no, 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 no. Oh no, 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 no. Un giorno la incontrai da sola, sola. Il cuore mi batteva mille all'ora. Quando le dissi che la voleva amare, mi diede un bacio e poi l'amor bocciò. Marina, 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 ti voglio più presto sposare. Marina, 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 ti voglio più presto sposare. E salutiamo Antonio, that's Abruzzo. Ok? That's Abruzzo, questo è l'Abruzzo. Ciao Abruzzo!